Hola Giker, come va? Tutto bene? Oggi parliamo di un argomento che sta facendo discutere un sacco di persone nel mondo della tecnologia, l'intelligenza artificiale generale o AGI. Potresti pensare, ma non abbiamo già un'intelligenza artificiale? Sì, ma quella di cui parliamo oggi è diversa. L'intelligenza artificiale attuale è specializzata in compiti specifici, come tradurre testi o giocare a scacchi. L'AGI invece punta a creare un'intelligenza simile alla nostra, capace di fare un po' di tutto, proprio come noi. Insomma, un'intelligenza che ragiona, impara e si adatta a qualsiasi compito. Stato dell'arte. Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi incredibili nel campo dell'intelligenza artificiale. Prendiamo ad esempio ChatGPT o Claude, sono modelli di linguaggio in grado di generare testi fluidi e coerenti al punto da poter essere utilizzati per scrivere racconti, articoli e persino parti di sceneggiature cinematografiche. Certo, il risultato non è poi un granché, ma sicuramente scrivono meglio di tanti altri che conosco. Oppure DALL-E, Midjourney, sistemi di intelligenza artificiale che generano immagini realistiche e dettagliate a partire da semplici descrizioni testuali, aprendo nuove frontiere nella computer grafica e nel design. Ma l'IA non si limita solo all'elaborazione di testi e immagini. Sistemi come AlphaFold, sviluppato da DeepMind, hanno rivoluzionato il campo della biologia strutturale, consentendo di prevedere in modo accurato la conformazione tridimensionale delle proteine, un passo cruciale per la comprensione dei processi biologici e lo sviluppo di nuovi farmaci. Nell'ambito musicale, l'IA sta diventando uno strumento prezioso per la composizione e l'arrangiamento di brani. Sistemi come AIVA possono creare musica originale in diversi stili, mentre altri modelli di intelligenza artificiale vengono utilizzati per generare melodie, accompagnamenti e persino interi album. O aziende come Eleven Labs per clonare la voce e generare interi podcast partendo solo dal testo. Fantastico! Ciao, mi chiamo Giampiero, iscriviti anche tu al nostro canale Geeky Dogs. Non ti sei ancora iscritto? Dai, è gratis. Fatto? Ok, andiamo avanti. Nonostante questi successi straordinari, gli esperti concordano sul fatto che siamo ancora lontani da raggiungere una vera e propria intelligenza artificiale generale, AGI, ovvero un sistema in grado di eguagliare o superare le capacità cognitive umane in modo completo e generale. Manca ancora quel tocco di magia, quella scintilla di coscienza di sé, di apprendimento continuo e di ragionamento umano che ci farebbe esclamare «Ecco, abbiamo finalmente creato una mente artificiale». Sebbene i modelli di intelligenza artificiale attuali siano incredibilmente abili in compiti specifici, come elaborare testi, analizzare dati o risolvere problemi ben definiti, questi mancano ancora di quella flessibilità, adattabilità e comprensione profonda del mondo che caratterizza l'intelligenza umana. Inoltre, molti di questi sistemi dipendono pesantemente dai dati di addestramento e possono essere soggetti a pregiudizi o errori presenti nei dati. Insomma, nonostante i notevoli progressi che si sono fatti, l'obiettivo di creare una vera intelligenza artificiale generale rimane ancora una sfida aperta e affascinante per la ricerca scientifica. Sarà necessario continuare a sperimentare nuovi approcci e tecnologie per colmare il divario tra le capacità delle attuali IA e quelle della mente umana. Opinioni sulla direzione. Ma quando vedremo la prima vera AGI? Le opinioni degli esperti variano. Alcuni pensano che ci vorranno ancora decenni di intensa ricerca e sviluppo, mentre altri ritengono che l'AGI potrebbe essere raggiunta entro i prossimi 5-10 anni. Una delle strade percorribili potrebbe essere quella di continuare ad addestrare e migliorare i modelli di intelligenza artificiale esistenti, come i grandi modelli di linguaggio LLM, fornendo loro sempre più dati e potenziando le loro capacità di ragionamento e apprendimento. Immagina di prendere un LLM avanzato come Grok o Claude o ChatGPT e renderlo progressivamente capace di svolgere qualsiasi compito cognitivo, dall'analisi di dati complessi alla risoluzione di problemi astratti, dalla pianificazione strategica alla creatività artistica. Potrebbe sembrare fantascienza, ma secondo alcuni esperti potrebbe non essere così lontano dalla realtà. Una teoria intrigante che sta circolando negli ambienti dell'IA è quella della Intelligence Explosion Threshold, soglia di esplosione dell'intelligenza. Secondo questa ipotesi, una volta raggiunto un certo livello di capacità cognitiva generale, un sistema di IA potrebbe essere in grado di migliorare autonomamente le proprie capacità in modo esponenziale, accelerando così il suo sviluppo verso una vera AGI e forse addirittura verso una superintelligenza.
Questa teoria è stata avanzata da ricercatori come Eliezer Yudkowsky, spero si pronunci così, e Eliezer Yudkowsky dell'Istituto per l'etica e le tecnologie emergenti, MIRI, Machine Intelligence Research Institute, e potrebbe essere resa possibile dalla capacità di un'intelligenza artificiale avanzata di comprendere e migliorare il proprio codice sorgente, dando così il via a un ciclo di automiglioramento senza precedenti. Ovviamente si tratta di una teoria ancora molto dibattuta e non mancano gli scettici. Molti esperti sottolineano che l'intelligenza umana è un fenomeno estremamente complesso, radicato in milioni di anni di evoluzione biologica e culturale, e che potrebbe essere molto più difficile da replicare in un sistema artificiale più di quanto si pensi. Inoltre c'è il timore che un'eventuale superintelligenza non controllata potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per l'umanità, se non adeguatamente regolamentata e allineata con i valori umani. Questi timori hanno portato a un acceso dibattito sull'etica e sulla sicurezza dell'IA, con figure come Elon Musk e Stephen Hawking che hanno lanciato avvertimenti sui potenziali pericoli di un'IA non controllata. In ogni caso, che sia questione di decenni o di pochi anni, la corsa verso le AGI sembra essere entrata nel vivo, con team di ricerca in tutto il mondo che lavorano instancabilmente per raggiungere questo traguardo epocale. La teoria delle AGI segreta. E adesso arriviamo alla parte più succulenta. C'è una teoria complottista circolante online secondo cui alcuni governi o grandi aziende tecnologiche come Google, OpenAI, Microsoft o le principali agenzie di intelligence potrebbero avere già raggiunto l'AGI, ma la tengono segreta per sfruttarne i vantaggi economici, strategici e di sicurezza nazionale. Lo so, sembra la trama di un film di fantascienza, ma vediamo qualche spunto interessante insieme. La velocità con cui l'intelligenza artificiale sta progredendo, specialmente grazie a recenti balzi in avanti di sistemi come Claude di Anthropic, GPT-4o di OpenAI, DALL-E 2, Midjourney, Gemini di Google, è davvero impressionante. E non dimentichiamo i passi da gigante compiuti anche nel campo della robotica umanoide da aziende come Boston Dynamics e Tesla. Certo che è un bel robottino che ci stira le camicie, eh? Non molto tempo fa Marco Montemagno ha sollevato dei punti interessanti riguardo questa rapida ascesa dell'IA. Montemagno, che non è proprio l'ultimo arrivato, ha evidenziato che start-up all'avanguardia come OpenAI e Anthropic stiano sviluppando tecnologie rivoluzionarie a un ritmo quasi insostenibile per molte aziende tradizionali. Questo conferisce loro un vantaggio competitivo che molte start-up emergenti, per quanto innovative, forse non possono ancora raggiungere. Eppure, secondo questa teoria, l'AGI potrebbe già essere stata creata segretamente da un ristretto numero di attori chiave. Naturalmente, al momento non ci sono prove concrete a sostegno di questa ipotesi, che potrebbe essere solo una delle tante teorie affascinanti, ma inverificabili, e ormai circolano online, le trovate ovunque. È innegabile che il progresso dell'intelligenza artificiale stia procedendo a un ritmo esponenziale, sollevando interrogativi non solo tecnologici, ma anche etici e sociali, ed è giusto che sia così. Infatti, la crescente presenza di robot umanoidi e l'intelligenza artificiale avanzata sta già ponendo importanti sfide sul futuro del lavoro, la necessità di riqualificare la forza lavoro, l'impatto sulla privacy e anche sulla sicurezza. Aziende, governi e organizzazioni internazionali dovranno riflettere attentamente su come integrare queste tecnologie dirompenti in modo da massimizzarne i benefici e minimizzarne i rischi per la società. Per farti un esempio recente, OpenAI ha lanciato un nuovo progetto chiamato Sora, che dovrebbe creare video da descrizioni testuali. Ancora nessuno di noi mortali l'ha mai provato ancora, però sembra che faccia questo. Sembra magia, vero? Ma dietro c'è un sacco di lavoro e ricerca. Anche Google da qualche giorno ha lanciato il suo prodotto, si chiama Veo ed è un generatore video da testo, proprio come Sora. E qui, come succede con le tecnologie degli smartphone, iniziano a rincorrersi a vicenda a chi sforna prima il prodotto migliore e poi magari quello che lo segue lo perfeziona. Già nel 2020 su Reddit c'era un progetto simile che usava Stable Diffusion per creare video. Quindi, vedete, anche se ci sono dei progressi, spesso si basano su ricerche e tecnologie esistenti e poi vengono perfezionate.
Insomma, le big tech si stanno dando un bel da fare per portare queste tecnologie al grande pubblico. È vero che si basano su ricerche precedenti, ma c'è sempre più attenzione ai dettagli e alla qualità finale. Chissà cosa ci riserverà il futuro, forse un giorno potremmo generare interi film descrivendoli solo con le parole. O chissà, magari un romanziere nello stesso tempo potrà diventare anche il regista del suo libro. Ma chissà. Benefici e rischi. Ora, immaginiamo che l'AGI arrivi davvero. Potrebbe portare benefici incredibili: accelerazione della ricerca scientifica, risoluzione di problemi globali come il cambiamento climatico. Ma attenzione, c'è anche un lato oscuro. Un'intelligenza artificiale superiore potrebbe porre grandi interrogativi etici e rappresentare seri pericoli se non gestita correttamente. Pensa a cosa potrebbe succedere se cadesse nelle mani sbagliate. Stiamo parlando di rischi esistenziali per l'umanità. Insomma, qualcuno diceva: ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. le mie conclusioni. Mentre aspettiamo la prima vera AGI, sia che arrivi presto o tra molti anni, è fondamentale che la ricerca proceda in modo etico, rigoroso e trasparente. Al tempo stesso sarà cruciale sviluppare regolamenti adeguati per massimizzare benefici e minimizzare i rischi di questa tecnologia. Personalmente non credo alla teoria dell'AGI segreta, ma ammetto che gli sviluppi rapidissimi di questi ultimi mesi fanno riflettere, e non poco. E se questo video lo stai guardando nel futuro, diciamo tra un giorno, una settimana, un anno o 20 anni, e l'AGI ancora non è stata creata, scrivilo qui sotto nei commenti. E se invece l'AGI è già tra noi, magari sarà proprio lei a lasciare un commento con un bel sorriso per ricordarci quanto siamo stati visionari, oppure fuori strada. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!